Oggi ti faccio vedere come fare la pizza napoletana, anzi in realtà ti porto un attimo come al catering, ok, da Pizzology, come puoi ben vedere, e ti faccio vedere questa ricetta semplice e anche la macchina impastatrice che ho usato. Interessante. Prima però andiamo a fare l'impasto. Ed eccoci qua. Allora, per prima cosa quello che andiamo a fare è vi faccio vedere quella che è la ricetta che ho utilizzato per fare quell'impasto. Quindi armiamoci di acqua, farina e vi spiego tutto quanto. Allora, per prima cosa io mi sono già preparato gli ingredienti, andiamo a mettere 1 kg, anzi sto utilizzando 2 kg di farina. Siccome stiamo andando a fare una napoletana, a me piace andare a utilizzare una farina 00 o 0 con 330-340 di W, quindi una farina abbastanza forte, poi vi spiegherò il processo. Subito l'impasto è semplicissimo, andiamo a mettere il lievito all'interno e andiamo a collegarlo alla macchina. Come vedete sto utilizzando questa macchina qua, che alla fine è una planetaria. Solitamente chiaramente noi andiamo ad utilizzare quelli che sono macchinari professionali, quindi macchina a spirale classica, però questo macchinario me l'hanno inviato per provarlo, come vedete marchio Vevor, vi lascio link in descrizione se siete interessati. È molto utile perché per bassi quantitativi di impasto o impasti come ad esempio focaccia, panini, cose del genere, è molto veloce e si presta benissimo. Anche per la pizza non è male, infatti quando dobbiamo fare piccole quantità come questa ci salva un sacco di tempo. Farina, lievito dentro, andiamo a mettere il primo 55% di acqua. Stiamo facendo 2 kg, quindi 1 litro e 100 grammi. Acqua a temperatura ambiente, semplicissimo, come vedete la andiamo a mettere. Ricordatevi che poi questo è un impasto che possiamo andare a fare anche in planetaria, perché alla fine questo altro non è che una grande planetaria. Certo, più potente, ma diciamo che le caratteristiche rimangono quelle. Facciamo partire e lasciamo impastare per all'incirca 3-4 minuti, finché non si è iniziata a formare la prima massa dell'impasto. Voglio andare a mettere in questo impasto in totale 1 kg e 260 grammi di acqua, 63% di idratazione. Ho già messo 1 litro e 100, quindi gli altri 160 grammi li vado a mettere quando l'impasto si va a formare. Vedete com'è ora che la sua struttura sta iniziando piano piano a formarsi, ok? In questo momento chiudo, vado a mettere un altro po' di acqua, ok? E il sale. In questo caso sto mettendo 30 grammi per chilo, quindi 60 grammi in totale. Li vado ad aggiungere e continuiamo a far impastare. Quello che sto facendo, come potete vedere, è impastare a velocità bassa. Dopodiché, quando andrò ad essere vicino al 60-61%, metterò la velocità più alta di questa macchina. Giusto per informazione, questa macchina può arrivare a impastare, per quello che ho provato io, fino a 5 kg di farina e a 3 velocità, ok? Quindi la velocità normale, la velocità media e la velocità più veloce. Ovviamente non ci serve con la velocità super veloce, ma andremo a utilizzare la velocità media. Ora che l'impasto si è andato a formare meglio, vado a mettere altra acqua e ad aumentare la velocità di rotazione. Dopo all'incirca 10-15 minuti il nostro impasto è pronto, lo andiamo a rimuovere dalla macchina. Il bello delle planetarie è che hanno la ciotola rimovibile, quindi è facilissimo tirare fuori i nostri impasti, insomma, più facile solitamente di una macchina impastatrice. Ok, una volta terminato, il nostro impasto praticamente è pronto. Abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare. Semplicemente andiamo a farlo riposare. Stiamo facendo una napoletana verace, vi ricordo, quindi puntata molto breve, primo riposo. Lo facciamo riposare all'incirca un 20-30 minuti e poi passiamo ai panetti. Noi facciamo delle mini pizze per il catering, quindi peso all'incirca di 120-140 grammi. Sono delle mini napoletane. Quindi ci facciamo i panetti e poi lo andiamo ad utilizzare fra le 24 e le 48 ore, dipende dall'effetto che volete. Insomma, il nostro impasto è pronto, se provi la ricetta fammelo sapere e anche se sei arrivato a questo punto del video, mi raccomando, lascia un commento e dimmi cosa ne pensi se tu magari lo fai in maniera differente. E adesso torniamo al catering e andiamo a cuocere questo impasto.
Il nostro forno è in temperatura di circa un'ora di preriscaldamento e quindi fa abbastanza veloce. Andremo a cuocere ad alta temperatura, lo ripeto, stiamo facendo una napoletana, ok? Quindi stiamo cuocendo a fiamma viva e la temperatura del forno è veramente alta, siamo intorno ai 400-500 gradi. Salva questo video, condividilo, prova questa ricetta e fammi sapere chiaramente come ti esce. Noi ora questa ce la mangiamo. Buon appetito!